Lezione 1. Esplorazione di nuovi interessi. Ciao Anna, ho sentito che ultimamente stai esplorando nuovi hobby. Dimmi di più. Ah sì, mi sto espandendo e provando alcune cose nuove. È stato piuttosto affascinante, ad essere onesti. È fantastico. In che genere di nuovi interessi ti stai immergendo? Beh, di recente ho iniziato a seguire un corso di fotografia online e mi è piaciuto molto. Fotografia, eh? Sembra un meraviglioso sfogo creativo. Sicuramente. Ho sperimentato diverse tecniche e angolazioni ed è stato molto divertente. Posso immaginarlo. Su che tipo di argomenti ti sei concentrato finora? Principalmente natura e paesaggi, ma mi sto cimentando anche in alcuni ritratti. Oh, i ritratti possono essere una sfida davvero interessante. Ne hai immortalati di belli finora? Alcuni, sì. Sto ancora imparando, ma sono davvero orgoglioso di alcune delle foto che ho ottenuto. Mi piacerebbe vederli se sei disposto a condividerli. La fotografia è un mezzo visivo di questo tipo. Assolutamente. Dovrò inviarti alcuni dei miei pezzi preferiti. Mi piacerebbe sentire i tuoi pensieri. Sarebbe fantastico. Sono sempre desideroso di conoscere nuovi hobby e attività creative. Meraviglioso. E in cambio, forse puoi parlarmi di eventuali nuovi interessi che stai esplorando. Avevo intenzione di tornare a leggere di più. Hai qualche consiglio sui libri? Oh, ne ho alcuni. Hai letto qualcosa di Haruki Murakami? Il suo lavoro è piuttosto affascinante. Murakami, eh? Non credo di aver mai provato nessuno dei suoi libri prima. Cosa ti piace della sua scrittura? La sua narrazione è così coinvolgente e stimolante. I personaggi e le ambientazioni prendono davvero vita. Sembra proprio la mia strada. Dovrò aggiungere uno dei suoi romanzi alla mia lista di lettura. Sicuramente. Consiglierei di iniziare con The Wind-Up Bird Chronicle o Kafka on the Shore. Premetto che mi assicurerò di controllarli. Grazie per i consigli. Certo. Fammi sapere cosa ne pensi una volta che hai avuto la possibilità di immergerti. Lo farà. È stato bello chiacchierare con te e conoscere i tuoi nuovi hobby. Allo stesso modo, John, mi piacciono sempre le nostre conversazioni e la possibilità di condividere interessi. Anch'io. Sono contenta che siamo riusciti a ispirarci a vicenda per provare cose nuove. Assolutamente. È importante continuare ad espandere i nostri orizzonti, non credi? Non potrei essere più d'accordo. Probabilmente dovrei lasciarti tornare a fotografare. Suona bene. Ci sentiamo presto. John, buona lettura. Lo farà. Grazie e ti auguro un meraviglioso resto della giornata. Lezione 2. Discutere le questioni sociali. Buon pomeriggio. Ultimamente ho pensato molto allo stato della nostra società. Quali sono i tuoi pensieri sulle attuali questioni sociali che stiamo affrontando?
Sì, è certamente un periodo preoccupante. Ho seguito attentamente le notizie e sembra che ci siano molte turbolenze e divisioni. Assolutamente. È preoccupante vedere il livello di polarizzazione e i conflitti che sorgono. Credi che possiamo trovare un modo per colmare le lacune? È una questione complessa, ma penso che ci sia una strada da seguire se siamo disposti a impegnarci in un dialogo aperto e onesto. Sono d'accordo, una conversazione costruttiva e la disponibilità a comprendere diverse prospettive sono fondamentali. Effettivamente, troppo spesso le persone sembrano radicate nei propri punti di vista senza sforzarsi di ascoltare veramente gli altri. Esattamente. E questo non fa che aggravare i problemi che stiamo affrontando come società. Sicuramente. Pensi che ci siano misure specifiche che potremmo intraprendere per promuovere un discorso più significativo? Beh, credo che l'istruzione abbia un ruolo cruciale. Insegnare il pensiero critico ed enfatizzare l'empatia potrebbe essere un buon inizio. Questo è un ottimo punto. Se riusciamo a instillare questi valori nelle giovani generazioni, potrebbe fare una differenza significativa. Assolutamente. E non si tratta solo di educare i giovani, ma anche di creare opportunità di dialogo e scambio interculturale. Assolutamente giusto. Promuovere il senso di comunità e la comprensione condivisa è molto importante. Sicuramente. È un problema che riguarda tutti noi e tutti abbiamo la responsabilità di lavorare per una società più giusta e inclusiva. Ben detto, John. Sono lieto che siamo d'accordo sulla necessità del progresso sociale. Anch'io. È incoraggiante sapere che ci sono altri là fuori che condividono queste preoccupazioni. Assolutamente. Forse possiamo trovare alcuni modi pratici per essere coinvolti e avere un impatto positivo. Sono decisamente aperto a questo. Questo è un problema che mi sta a cuore e sono ansioso di agire. Meraviglioso, non vedo l'ora di continuare questa discussione ed esplorare potenziali soluzioni. Suona bene. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo a parlarne con me. Certo, John, queste sono conversazioni importanti da avere. Sono lieto che abbiamo potuto avere un dialogo approfondito. Anch'io. Mi ha dato molto su cui riflettere. Grazie per le tue intuizioni. In qualsiasi momento. Sono sempre felice di partecipare a discussioni significative. Ci prendiamo un caffè presto? Sembra un'ottima idea. Sarei lieto di avere la possibilità di approfondire questo argomento. Perfetto, ti contatterò e troveremo un orario che funzioni. Ci sentiamo presto. Suona bene. Non vedo l'ora. Ti auguro un meraviglioso resto della giornata. Lezione 3. Bookworm Adventures. Va bene, facciamolo. Ho voglia di un'avventura letteraria. Eccellente, John. Anch'io sono pronto a immergermi in alcuni nuovi libri. Cosa avevi in mente? Beh, stavo pensando che potremmo dividerci e cercare tra gli scaffali i libri dei nostri generi preferiti.
Oh, adoro l'idea. Possiamo quindi tornare indietro e scambiarci consigli. Precisamente. In questo modo, ognuno di noi può esplorare qualcosa di nuovo e diverso. Sembra un piano. Ci rivediamo qui tra, diciamo, 20 minuti. Mi sembra una buona idea. Sarò a caccia di romanzi accattivanti. E cercherò nella sezione saggistica qualcosa di stimolante. Eccellente e non vedo l'ora di vedere quali gemme nascoste scopriremo. Nemmeno io. Sarà molto divertente. Va bene, facciamolo. Va bene, il tempo è scaduto. Sei riuscito a trovare delle buone letture? Ci puoi scommettere. Mi sono imbattuto in questo affascinante libro sulla storia dell'arte moderna. Ho scelto un classico, un romanzo avvincente su una famiglia che affronta le sfide della vita. Meraviglioso! Sono sempre dell'umore giusto per una buona storia incentrata sui personaggi. Concordato. Ci scambiamo i libri e proviamo le scelte l'una dell'altra? Assolutamente! Sono entusiasta di approfondire la tua scelta di narrativa e spero che apprezzerai la mia scoperta di saggistica. Meraviglioso, sarà uno scambio letterario per secoli. Non ho dubbi. Non vedo l'ora di imparare qualcosa di nuovo. Anch'io. Fissiamo una data per riunirci nuovamente e discutere i nostri pensieri? Sì, facciamolo. Che ne dici del prossimo fine settimana? Stessa ora? Sembra perfetto. Lo segnerò nella mia agenda. Meraviglioso, non vedo l'ora di vedere cosa ognuno di noi apprende dalle sue avventure di lettura. Sembra perfetto. Lo segnerò nella mia agenda. Meraviglioso, non vedo l'ora di vedere cosa ognuno di noi apprende dalle sue avventure di lettura. Nemmeno io. Sarà un'esperienza arricchente, ne sono sicuro. Non potrei essere più d'accordo. Bene, iniziamo con i nostri nuovi libri. Suona bene. Buona lettura. Lezione 4. Game Night Delight. Ehi, ho l'idea perfetta per il nostro prossimo ritrovo. Intrigante. John, dimmi, cosa avevi in mente? Che ne dite di una bella serata di gioco all'antica? Potremmo tirare fuori i classici. Oh, lo adoro! Monopoly e Scrabble sono sempre stati i nostri giochi preferiti. Esattamente. Sono quelli a cui stavo pensando. Ci divertiamo sempre con quelli. Assolutamente. La competizione amichevole e le battute spiritose sono metà del divertimento. Non potrei essere più d'accordo. Allora, cosa ne dici? Serata di gioco questo fine settimana? Sembra delizioso. Cancellerò la mia agenda e mi preparerò a dominare. Ah, questo lo vedremo. Ho messo in pratica le mie abilità con Scrabble. Oh, è così. Bene, preparati a rimanere colpito, amico mio. Portatelo avanti.
Sono pronto a mettere alla prova la mia abilità strategica nel settore immobiliare. È accesa. Definisco il ruolo di banchiere per Monopoli. Sai quanto mi piace maneggiare i contanti. Ah, niente argomenti qui. Indosserò volentieri il cappello a cilindro e tenterò la fortuna. Perfetto, sarà epico. Sento già l'adrenalina scorrere. Lo stesso qui. Sono entusiasta di iniziare la nostra serata di gioco. Anch'io. Ok, facciamo un piano. A che ora è meglio per te? Che ne dici delle 19? Questo dovrebbe darci tutto il tempo per giocare qualche round. Mi sembra una buona idea. Prenderò degli snack per alimentare il nostro spirito competitivo. Ottima idea, porterò le bevande per mantenerci idratati. Meraviglioso, sarà una notte da ricordare. Posso solo dirlo. Assolutamente. È passato troppo tempo dall'ultima volta che abbiamo passato una bella serata di giochi all'antica. Non potrei essere più d'accordo. Sono pronto a mettere alla prova le nostre capacità. Anch'io. Va bene, facciamolo. Che vinca il giocatore migliore. Lezione 5. La routine mattutina è importante. Buongiorno. Ho una domanda per te. Oh, buongiorno, John. Cosa ti passa per la testa? Al mattino, hai una routine specifica che ti piace seguire? Questa è una domanda interessante. Ho un piccolo rituale mattutino a cui tendo a tenermi. Ditelo. Sono sempre curioso di conoscere la routine quotidiana degli altri. Beh, di solito inizio la giornata con un po' di stretching leggero e poi una veloce sessione cardio. Ah, la vecchia combinazione di stretch e sudore. Questo lo posso rispettare. Esattamente. Trovo che mi aiuti davvero a svegliarmi e a ricaricarmi per la giornata. Questo ha molto senso. Lo ammetto, le mie mattine sono un po' più casuali. Ah, posso immaginarlo. Che aspetto ha la tua mattinata tipica? Onestamente? Sono più un tipo del tipo prendi una tazza di caffè e corri fuori dalla porta. Oh mio Dio, John, ti stai perdendo le gioie di una routine mattutina a tutto tondo. La pensi così? Voglio dire, finora ha funzionato per me. Fidati di me, una volta che proverai a incorporare alcune semplici abitudini, noterai la differenza. Potresti avere ragione. Qualche consiglio per un principiante mattutino come me? Assolutamente. Inizia con alcuni allungamenti leggeri, anche solo 5-10 minuti. Aiuta davvero. Va bene, sono disposto a provarci. Cos'altro suggeriresti? Bene, anche una sessione cardio veloce, come una camminata veloce o una corsa, è un punto di svolta. Ok, capisco il fascino. Stretch, cardio e poi caffè. Capito. Esattamente. Si tratta solo di prepararsi per una giornata produttiva ed energica.
Sai, più ne parli e più sono convinto di dover fare un tentativo. Penso davvero che noterai la differenza, John. La tua mente e il tuo corpo ti ringrazieranno. Va bene, mi hai venduto. A partire da domani, rinnovo la mia routine mattutina. Evviva, sono così contenta per te. Fammi sapere come va, ok? Lo farà. Grazie per i suggerimenti. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo. Certo, sono sempre felice di condividere un po' di saggezza. Goditi la tua nuova routine. Lo farò sicuramente. Ci vediamo dopo. Lezione 6. Esplorando le meraviglie dell'Egitto. Ehi, ho sentito che sei andato in Egitto di recente. Com'è andata? Egitto. Oh, era un sogno assoluto, John. Le piramidi erano semplicemente mozzafiato. Ah, le piramidi. Ho sempre voluto vederli di persona. Com'è stato? Onestamente, le foto non rendono loro giustizia. Stare davanti a quelle antiche meraviglie è semplicemente umiliante. Posso immaginarlo. Scommetto che deve essere stato come tornare indietro nel tempo. Esattamente. La vastità e la precisione della costruzione sono strabilianti. Ho sentito che anche la Sfinge è piuttosto impressionante. Hai avuto la possibilità di vederlo? Certo, la Sfinge era incredibile. Sta lì e sorveglia le piramidi con tanta maestosità. Wow, mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. Sei riuscito ad entrare in una delle piramidi? L'ho fatto. È stata un'esperienza incredibile. I corridoi e le camere all'interno sono semplicemente sbalorditivi. Posso solo immaginarlo. Scommetto che la storia e il mistero di tutto ciò devono essere stati affascinanti. Assolutamente. Mi ha fatto davvero apprezzare l'ingegno e la maestria degli antichi egizi. Ci scommetto. Allora, qual è stata la tua parte preferita di tutto il viaggio? Cosa ti ha colpito di più? Questa è dura. Penso che fosse solo il senso generale di connessione con il passato. Sì, posso vedere come sarebbe la parte più importante. Entrare in contatto con la storia in quel modo deve essere incredibile. Lo era davvero. Mi sembrava di seguire le orme dei faraoni. È stato umiliante e stimolante. Sto diventando sempre più invidioso. Mi hai sicuramente fatto venire voglia di organizzare un viaggio in Egitto. Dovresti farlo, John. È un'esperienza che rimarrà con te per sempre. I panorami, la cultura, è tutto semplicemente fantastico. Va bene, mi hai convinto. L'Egitto è ufficialmente nella mia lista dei desideri di viaggio. Grazie per l'ispirazione. Sono così felice di aver potuto condividere la magia dell'Egitto con te. John, ti piacerà, lo so e basta. Non vedo l'ora. Forse possiamo organizzare un viaggio insieme qualche volta, se ti va. Mi piacerebbe moltissimo. Potremmo esplorare le piramidi e il Nilo fianco a fianco.
Affare fatto allora. Egitto, arriviamo. Lezione 7. Il secolo americano. Buongiorno. Ti stai tenendo aggiornato su tutte le notizie ultimamente? Salve, John. Sì, ce l'ho. Il mondo sembra brulicare di così tante cose. Assolutamente. È stata una corsa sfrenata, vero? Questo secolo si preannuncia davvero il secolo americano. Su questo hai ragione. Gli Stati Uniti sono davvero emersi come una superpotenza globale. È stata una bella trasformazione, questo è sicuro. La promessa dell'America è davvero esplosa sulla scena mondiale. Sicuramente. Il XX secolo è stato davvero il secolo americano e sta diventando sempre più straordinario. Sono d'accordo, la pura potenza economica e militare degli Stati Uniti è semplicemente sbalorditiva. Per non parlare dell'influenza che hanno avuto su cultura, tecnologia e innovazione. Assolutamente. Lo stile di vita americano è diventato l'aspirazione di tanti paesi in tutto il mondo. È stato un viaggio straordinario, vero? Dalle umili origini a questa superpotenza globale. Lo è davvero. E la parte migliore è che sembra che abbiamo appena iniziato. Esattamente. Il potenziale per gli Stati Uniti di continuare a guidare il mondo è immenso. Non posso fare a meno di provare un senso di orgoglio, sai? L'America è arrivata così lontano. Lo capisco perfettamente. È stata una trasformazione notevole da testimoniare. Effettivamente. E non vedo l'ora di vedere cosa riserva il prossimo capitolo del secolo americano. Nemmeno io, John. Il futuro sembra più roseo che mai per gli Stati Uniti. Assolutamente. Questo è davvero un momento importante per essere vivi e far parte della storia americana. Ben detto, John. Il sogno americano è vivo e vegeto e il mondo intero ci sta guardando. Hai capito bene. Il secolo americano è appena iniziato e sarà un viaggio incredibile. Lezione 8. L'artista e la frontiera. Saluti. Hai sentito parlare dell'affascinante storia della vita di Paul Kane? Ah, no, non credo di conoscerlo. Mi dica di più. Beh, Paul Kane era un artista di origine irlandese che si è trasferito a Toronto, in Canada, da ragazzo. Interessante. Cosa lo ha reso così degno di nota? Kane è stato un artista pioniere che ha documentato la frontiera canadese nel XIX secolo. Wow, deve essere stata una bella avventura per lui. La frontiera canadese allora doveva essere selvaggia e selvaggia. Assolutamente. Kane viaggiò molto in tutto il West canadese, disegnando e dipingendo le popolazioni indigene e i paesaggi aspri. Questo è notevole. Deve aver avuto un buon occhio per i dettagli per immortalare quel mondo su tela. Effettivamente. Le opere d'arte di Kane forniscono una testimonianza storica inestimabile di un tempo e di un luogo in rapida evoluzione. Posso solo immaginare le sfide che deve aver affrontato, viaggiando in quelle regioni remote.
Hai ragione. Non è stata un'impresa facile, ma Kane era spinto dalla passione a documentare questo stile di vita in via di estinzione. È così ammirevole. Deve essere stato anche un vero pioniere nel mondo dell'arte. Sicuramente. Il lavoro di Kane ha contribuito a plasmare l'identità visiva del West canadese per generazioni. È meraviglioso che la sua eredità continui a vivere, preservando quella parte importante della storia. Assolutamente. L'arte di Kane è una testimonianza della visione e della perseveranza di questo straordinario artista. È una storia affascinante. Sono lieto che abbiamo avuto la possibilità di parlare di questa figura pionieristica. Anch'io. La vita e il lavoro di Paul Kane sono una vera ispirazione, non credi? Assolutamente. È un fulgido esempio di come l'arte possa catturare e immortalare lo spirito di un luogo e di un tempo. Ben detto. L'eredità di Kane continuerà ad affascinare e ispirare per le generazioni a venire. Lezione 9. Il futuro dell'agricoltura. Buongiorno. Ho letto di alcuni affascinanti sviluppi nell'agricoltura moderna. Oh, davvero? Che genere di sviluppi hanno attirato il tuo interesse? Beh, una cosa che mi è venuta in mente è la crescente influenza della tecnologia sul settore agricolo. Questo è un argomento interessante. In che modo la tecnologia sta plasmando il futuro dell'agricoltura? Innanzitutto, c'è stata una grande spinta verso tecniche di agricoltura di precisione che utilizzano l'analisi e l'automazione dei dati. Capisco. In che modo ciò influisce sulla vita quotidiana delle famiglie contadine? Apparentemente, queste nuove tecnologie stanno contribuendo a rendere l'agricoltura più efficiente e sostenibile. Sembra promettente. In che modo stanno migliorando la vita delle famiglie contadine? Da quello che ho letto, l'agricoltura di precisione consente agli agricoltori di ottimizzare i loro input, come acqua e fertilizzanti, il che consente loro di risparmiare tempo e denaro. È bello sentirlo. C'è altro che la tecnologia sta offrendo? Sì, c'è stato anche un aumento di cose come la robotica e i droni utilizzati per attività come la semina, l'irrorazione e la raccolta. Wow, questo deve rivoluzionare il modo in cui si fa l'agricoltura. Queste nuove tecnologie sono accessibili alla maggior parte degli agricoltori? Questa è una buona domanda. Sembra che le aziende agricole più grandi e industrializzate siano quelle che finora hanno davvero adottato queste nuove tecnologie. Capisco. Quindi c'è il timore che le piccole aziende agricole a conduzione familiare possano rimanere indietro? Esattamente. Si teme che l'ascesa della Big Ag e della tecnologia avanzata possano rendere più difficile la concorrenza delle tradizionali aziende agricole familiari. Questa è una preoccupazione valida. È importante che i progressi tecnologici in agricoltura non finiscano per danneggiare quelle attività più piccole. Hai assolutamente ragione. Bilanciare l'innovazione con le esigenze delle aziende agricole a conduzione familiare sarà fondamentale per il futuro dell'agricoltura. È una questione complessa, ma così importante per garantire la sostenibilità dei nostri sistemi alimentari. Sicuramente. Sono lieto che abbiamo avuto la possibilità di discutere di questo argomento. Mi ha dato molto su cui riflettere. Lo stesso qui. Il futuro dell'agricoltura sarà sicuramente uno spazio interessante e in rapida evoluzione.
Sono d'accordo, è un'area che terrò d'occhio da vicino negli anni a venire. Lezione 10. De pasta sauce dial. Ehi Anna, hai visto che il negozio di alimentari locale sta facendo un ottimo affare sul sugo per la pasta? No, non ne avevo sentito parlare. Qual è il problema? Stanno facendo una promozione comprane uno e ricevi una promozione gratuita su tutte le loro varietà di salsa per la pasta. Wow, è un'offerta incredibile. Adoro il sugo per la pasta, quindi dovrò assolutamente dargli un'occhiata. Lo stesso qui. Avevo intenzione di farne scorta, visto che in casa la consumiamo così velocemente. È un'idea intelligente. La salsa per la pasta è un ingrediente così versatile da avere a portata di mano. Assolutamente. Lo uso per tutto, dagli spaghetti alle pizze fatte in casa. Oh, le pizze fatte in casa sembrano deliziose. Hai una marca preferita di sugo per la pasta? Sai, sono piuttosto fedele a un marchio in particolare. La loro salsa marinara è incredibile. Oh, dimmelo. Di che marca si tratta? È la marinara Nonna's Delight. L'hai mai provato prima? Non credo di averlo fatto, ma il nome sembra intrigante. Cosa lo rende così speciale? Bene, usano ingredienti completamente naturali e una ricetta segreta di famiglia che gli conferisce questo gusto ricco e saporito. Sembra delizioso. Dovrò ritirarne un po' durante l'acquisto e farne una vendita. Fatelo sicuramente. Ti garantisco che ne rimarrai affascinato dopo un solo boccone. Non vedo l'ora. Questo renderà la preparazione dei pasti molto più semplice. Assolutamente. Fare scorta di sugo per pasta di qualità è un punto di svolta totale. Sono d'accordo, grazie per il suggerimento. John, non vedo l'ora di provare quella salsa Nonna S Delight. È un piacere. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ho la sensazione che diventerà il tuo nuovo punto di riferimento. Lezione 11. Perseguire un dottorato. Mattina. Ho sentito che stai cercando di conseguire un dottorato. È vero? Sì, è vero. Ho fatto molte ricerche sui requisiti. È eccitante. Cosa ti ha spinto a decidere di conseguire un dottorato? Beh, sono sempre stato appassionato del mio campo e penso che un dottorato aprirebbe nuove opportunità. Capisco il fascino. Che tipo di programma stai cercando? Sono propenso a un dottorato in psicologia. L'aspetto della ricerca mi intriga davvero. Psicologia, eh? È un argomento affascinante. Che tipo di ricerca ti interessa? Sono particolarmente attratta dalla psicologia dello sviluppo e dal modo in cui le esperienze della prima infanzia ci modellano. Oh, questo è un argomento profondo e importante. Su cosa si concentrerebbe la tua tesi? Sto ancora esplorando idee, ma sono davvero interessata all'impatto del trauma sullo sviluppo del bambino. Wow, questa è un'area di studio pesante ma cruciale. Hai già iniziato la procedura di candidatura?
Non ancora, ma ho intenzione di candidarmi per i programmi questo autunno. I requisiti sembrano piuttosto intensi. Scommetto entrare in un ottimo programma di dottorato non è un'impresa facile. Qual è la cronologia che stai guardando? Se vengo accettato, probabilmente inizierò il programma il prossimo autunno. È un impegno di 4-5 anni. Accidenti, è un grande investimento di tempo ed energia. Sei pronto per questo tipo di dedizione? Assolutamente. Questo è qualcosa che mi appassiona davvero, quindi sono pronto a lavorare sodo. È ammirevole. Sono sicuro che eccelleresti in un programma di dottorato. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con il processo di candidatura. Grazie John. Apprezzo l'incoraggiamento. Augurami buona fortuna. Hai questo. Ho la sensazione che darai un contributo incredibile al settore. Lezione 12. Una mano amica. Ehi Anna, ho notato la tua macchina nel parcheggio. Va tutto bene? Oh, ciao John. Sì, la mia macchina sembra avere una gomma sgonfia. Non sono sicuro di cosa fare. Ah, nessun problema. Posso aiutarti in questo, se vuoi. Davvero? Sarebbe fantastico. Apprezzerei davvero l'aiuto. Certo, non è affatto un problema. Fammi dare un'occhiata. Ottimo, grazie mille. Sono un po' imbarazzato. Non ho mai dovuto cambiare una gomma prima d'ora. Non c'è bisogno di essere imbarazzati, succede ai migliori di noi. Ti guiderò attraverso di esso. Ok, perfetto. Sono contenta che tu sia qui. Mi sentivo un po' bloccata. Beh, sei fortunato. Ho una certa esperienza con questo genere di cose. Uff, è un sollievo. Ero un po' preoccupata di rimanere bloccata qui. Non è una possibilità. Ti riporteremo in viaggio in pochissimo tempo. Sei un salvatore, John. Non so cosa farei senza amici come te. Ah, è il minimo che possa fare. Dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro, giusto? Assolutamente. Dovrò ricordarmi di ricambiare il favore qualche volta. Non ti preoccupare. Sono felice di aiutarti ogni volta che ne hai bisogno. Beh, lo apprezzo davvero. C'è qualcosa che posso fare per ripagarti? No, non preoccuparti. Consideralo solo un gesto amichevole. Sei il migliore, John. Sono felice di averti dalla mia parte. In qualsiasi momento. È a questo che servono gli amici. Ora facciamo cambiare questa gomma. Suona bene. Sono pronto a imparare. Apri la strada. Va bene, facciamolo. Ti guiderò passo dopo passo. Fantastico. Sono pazzo. Sono sicuro che sarò un professionista quando avremo finito. Non ho dubbi. L'hai capito, basta seguire il mio esempio. Lezione 13. Fruit fiasco. Ehi, ho sentito che hai avuto una bella avventura con la tua frutta l'altro giorno.
Santo cielo, non ne hai idea. Era un vero disastro. Dimmi, cos'è successo? Mi farebbe bene una bella risata. Beh, stavo cercando di preparare della frutta per una festa ed è andata in tilt. Haywire? In che modo? Avevo tutte pronte mele, banane e uva e non appena ho provato a sistemarle, hanno iniziato a rotolare via. Ah, rotolando via? Ah, avevi un mucchio di prodotti contraffatti tra le mani? Esattamente. Stavo inseguendo l'uva per la cucina, cercando di raccogliere questi frutti in fuga. Oh cavolo, quell'immagine mentale è semplicemente troppo bella. Come hai fatto finalmente a tenerli sotto controllo? C'è voluto un po' di lavoro, lascia che te lo dica. Ho dovuto rinchiuderli strategicamente in una ciotola prima che scappassero completamente. Sembra un vero fiasco di frutta. Mi sorprende che tu sia riuscito a farcela senza, non so, scivolare su una buccia di banana o qualcosa del genere. Credimi, ho dovuto stare molto attento. Una mossa sbagliata e sarei potuto finire a pancia in giù. Ah, beh, sono felice che tu sia riuscito a rimettere tutto in ordine. Forse la prossima volta dovresti investire in delle gabbie per frutta o qualcosa del genere. Non sto scherzando. Penso che d'ora in poi mi limiterò ai bicchieri di frutta proporzionati. Probabilmente una scelta saggia. Non puoi avere quell'uva selvatica impazzita nella tua cucina. Esattamente. Un fiasco di frutta è più che sufficiente per me. Grazie mille. Beh, almeno puoi riderci sopra adesso. Sembra una bella avventura. Hai capito bene. Lo racconterò sicuramente per gli anni a venire. Beh, sono sicuro che i tuoi ospiti si siano divertiti molto da tutto questo calvario. Oh, assolutamente. Fortunatamente sono intervenuti tutti per aiutare a radunare i fuggitivi. Un lavoro di squadra per domare i prodotti in fuga, lo adoro. Sembra una festa da ricordare. Lezione 14. Snack prima del volo. Stai partendo per un viaggio? Sì, in realtà. Ho un volo da prendere tra poco. Oh, va bene, anch'io volevo fare uno spuntino veloce prima di salire a bordo. Tempismo perfetto allora. Stavo per andare a mangiare qualcosa. Meraviglioso, cosa stavi pensando di comprare? Stavo cercando delle barrette di cereali e dei trail mix. Qualcosa di facile da portare con me. Ah sì, sono ottimi snack da portare in giro. Riempente, ma non troppo pesante. Esattamente. E mi accompagneranno finché non avrò un pasto adeguato all'aeroporto. Pensiero intelligente. Anch'io preferivo un frutto fresco. Oh, bella scelta! Una mela o una banana sarebbero una buona opzione salutare. Sì, mi fa sentire pieno di energia senza il crollo dello zucchero, capisci? Sicuramente. Cerco di evitare il cibo pesante e grasso dell'aeroporto, se posso evitarlo. Lo stesso qui. Anche se non mentirò, a volte cedo e mi mangio un hamburger grosso e succoso.
Non posso biasimarti. A quegli hamburger dell'aeroporto può essere difficile resistere. Me ne parli. Ma me ne pento sempre più tardi, quando mi sento a disagio sull'aereo. Oh, sì, è la cosa peggiore. Meglio limitarsi agli snack più leggeri e portatili. Assolutamente. Dimmi, hai preso per caso qualcuna di quelle fette di mango essiccate? Adoro quelli. Oh no, ma è un'ottima idea. Dovrò passare a vedere se ne hanno. Non te ne pentirai. Sono il perfetto equilibrio tra dolce e gommoso. Perfetto, dovrò prenderne un po'. Grazie per la raccomandazione. Certo, felice di aiutarti. Certo, meglio che mi faccia uno spuntino prima di salire a bordo. Suona bene. Passiamo a un volo sicuro e delizioso. Complimenti per questo. Buon viaggio. Lezione 15. Riunione mattutina. Mattina. Pronti per il nostro grande incontro di oggi? Sicuramente. Sono pronto. Volevi incontrarci presto per evitare il traffico? In realtà era quello che stavo per suggerire. Che ne dici se abbiamo intenzione di incontrarci alle 8 del mattino? Mi sembra una buona idea. Questo dovrebbe darci tutto il tempo per arrivarci senza fretta. Eccellente, preferisco avere un po' di tempo in più piuttosto che rimuginarmi all'ultimo minuto. Assolutamente. C'è qualcosa in particolare che pensi dovremmo portare con noi? Bella domanda. Avevo intenzione di mettere in valigia un laptop e tutti i documenti pertinenti. Perfetto, farò lo stesso. Forse dovremmo anche prendere un caffè e uno spuntino veloce. Oh sì, ottima idea. Un po' di carburante per iniziare bene la giornata. Sicuramente. Probabilmente dovremmo partire un po' presto per avere il tempo di farlo. Ottima chiamata. Che ne dici di incontrarci alle 7:45 all'ora, solo per sicurezza? Sembra un piano. Mi assicurerò di impostare una sveglia anticipata e di essere pronto a partire. Fantastico, apprezzo che tu sia così aggiornato. Certo, so quanto sia importante questo incontro, quindi voglio assicurarmi che siamo completamente preparati. Anch'io. Va bene, allora ci vediamo domani mattina presto. Sembra buono, John. Non vedo l'ora. Allo stesso modo. Sarà una bella giornata, me lo sento.